quello che facciamo è ricavare un ragù senza toglierne l'identità, quindi un ragù di rigaglie di pollo o di cappone o di tacchino o di quello che volete voi, che vengono cotte. Quindi dal nostro ventriglio noi andiamo a staccare solo la parte muscolare, eliminando tutta quella che è la parte di tessuto connettivo. Quindi il cuore, andiamo a eliminare la parte delle vene, lo tagliamo a metà per il lungo, e poi ci troviamo con i fegati, e i fegati li tagliamo a pezzi cercando di mantenere l'identità dei lobi, quindi dei pezzettoni piuttosto grandi. Ottenuta questa base, andiamo a raccoglierla nella nostra ciotola e la mettiamo a parte per la preparazione successiva. Quello che facciamo adesso è creare una base di cottura per i nostri fegatini. Quindi prendo il mio coltello, utilizzo la parte più aromatica del porro, lo taglio in quarti e poi di conseguenza lo taglio sottilmente. Poggiamo tutto su una placchetta . E andiamo a tagliare una cipolla bianca, pareggiamo eliminando tutte le parti deteriorate e quindi la vado a tagliare in julienne. Benissimo, anche questa parte di vegetale la mettiamo insieme al porro. Andiamo a creare la base di cottura dei nostri prodotti. Gli elementi che ci servono sono del pecorino e dell'aceto di mele, le erbe aromatiche e non ultimo un fungo o due. Anche in questo caso usiamo funghi coltivati che sono champignon de Paris, che andiamo a tagliare sottilmente, che entreranno a far parte della preparazione. È ovvio che posso utilizzare in stagione morchelle, posso utilizzare in stagione tutte le ombrellifere, i finferli, posso utilizzare qualsiasi fungo. La bellezza di questo fungo è che tende a pulire le preparazioni, a renderle più nette. Mi organizzo per tirare la pasta e poi partiamo con le cotture. Prendo un piano di legno, e lo dispongo sul mio piano di lavoro. Una casseruola bassa, bombata, e iniziamo la cottura. Come sempre utilizziamo un grasso come base, quindi il nostro burro, per prima cosa mettiamo i vegetali, quindi porro e cipolla, e facciamo sudare. Aggiungo immediatamente un paio di foglie aromatiche e lascio cuocere.
Partiamo con una cottura leggera. Una volta che hanno cominciato a sudare i vegetali, bagniamo con un po' di aceto, ma non dobbiamo esagerare. 3 spunti di aceto, lasciamo evaporare completamente, deve andare a zero. Una volta che è asciutto aggiungeremo del vino bianco passito, quindi aggiungiamo alla parte acida e aspra, la bilanciamo con una parte zuccherina. Aggiungiamo il vino e facciamo evaporare un po'. Quando riduce a metà aggiungeremo gli altri elementi e per ultimo i funghi. A questo punto aggiungiamo le nostre carni e lasciamo cuocere. Facciamo cuocere coperto in modo da far evaporare sì, ma molto lentamente. Nel frattempo possiamo predisporre i funghi alla cottura. Quindi anche qua prendo una casseruola, olio extravergine, lasciamo scaldare bene l'olio, la materia grassa. Abbiamo preso una casseruola svasata perché così ci permette di far eliminare rapidamente con l'evaporazione tutti i liquidi dei funghi e avere un fungo asciutto, ottenere un fungo asciutto. Se serve aggiungiamo del fondo di cottura o del fondo bianco. Dobbiamo avere una salsa leggermente scura perché la pasta è fortemente colorata, quindi l'aggiunta di questo fungo aggiunge anche profondità al colore del ragù di rigaglie. Passiamo alla pasta. L'ho già preparata questa mattina, come vedete ci sono delle tracce aranciate rossastre perché questa pasta è una pasta aromatizzata allo zafferano che in cottura tenderà a diventare ancora più gialla, brillante. Tagliamo un pezzo di pasta, abbassiamo un po' per permettere di entrare in macchina, altrimenti non passa. La sfogliamo abbassando piano piano. Otteniamo una sfoglia alta 2 mm e la lasciamo asciugare un po' sulla spianatoia. Diamo una controllata al nostro ragù, facciamo evaporare completamente i liquidi, quindi evaporerà completamente il vino e togliamo nel frattempo anche le erbe che non sono più necessarie. A questo punto possiamo già aggiungere un po' di sale e lasciamo evaporare. Nel frattempo prendo una casseruola per cuocere la pasta. Mettiamo a bollire
ora asciugati completamente. Quando si arriva a questo punto si deve vedere la reazione di Maillard sul fondo della casseruola, quindi deve restringersi veramente tanto. È a quel punto lì che esprime il massimo del sapore. Quindi dobbiamo aspettare veramente che evapori completamente. Come vedete c'è ancora del liquido, deve evaporare completamente. In questo momento si sente sfrigolare, se osservate la casseruola cominciamo a vedere la reazione di Maillard sui bordi e quindi cominciamo a creare quella parte aromatica fondamentale per un piatto come questo. Dobbiamo sentirlo sfregolare un po', facciamo asciugare molto bene, possiamo aggiungere i funghi. Lasciamo cuocere. Ora ha perso tutti i profumi dei vini e si comincia a sentire il profumo dei vegetali e delle carni. Aggiungiamo un po' di fondo bianco di pollo e ricominciamo l'operazione di asciugatura. Aggiungiamo sale, pepe nero. È una preparazione dolciastra, quindi il pepe è un rafforzativo. L'acqua è arrivata a ebollizione e quindi possiamo aggiungere un po' di sale. Ritorniamo a far evaporare completamente il ragù e andiamo a preparare un po' di vegetale da abbinarci. Sta evaporando completamente un'altra volta, vedete come caramella adesso perché gli zuccheri del vino cominciano a essere zuccheri residuali e quindi tende a fare un po' da caramello. Aggiungiamo un po' di fondo bruno e adesso portiamo a cottura con questo elemento. Comincia a prendere un bel colore intenso. Bene, intanto cominciamo a tagliare la nostra pasta per ottenere gli stracci. Gli stracci li otteniamo tagliando la pasta trapezzi o triangoli isosceli, non troppo grande perché andremo a ritagliarla in questo modo, in modo da permettere di poterla raccogliere con una forchetta. La pasta ha una certa consistenza perché deve essere sostegno a una salsa piuttosto dolce e quindi è necessario che ci sia qualcosa da masticarci insieme. Ci serve un pezzo di burro per mantecare il nostro piatto insieme al parmigiano. In realtà non usiamo il parmigiano ma usiamo il pecorino, perché il pecorino, essendo molto più sapido e aromatico, rende più piacevole la preparazione. Ci ripredisponiamo per scolare la pasta con la pasta appoggiato all'interno di una casseruola nel lavello.
Lasciamo cuocere bene la pasta. Il sugo a questo punto si è creato, si è formato molto bene. Aggiungiamo il nostro burro e mantechiamo. Aggiungiamo anche un po' di pecorino e la base è pronta. Scolliamo la pasta, lasciamo scolare bene in modo che se ne vada completamente l'acqua. Fatta questa operazione cominciamo a disporre la nostra pasta nei piatti, piegandola anche un po' su se stessa in modo che rimanga ancora un po' più consistente e dando un minimo di movimento. A questo punto il ragù con i suoi toni scuri importanti e col sapore deciso terminiamo con ancora un po' di pecorino